Magari avete pensato di ottenere questa fantastica casa e molti altri soldi con l'utilizzo del mercato immobiliare, la compra, la vendita o l'affitto. Tra le varie tipologie di investimenti, di cui tra l'altro vi rilascio al mio video di tutte le tipologie che esistono, ovviamente non tutti vogliono investire in tutto, ma sempre più persone sono interessate ai nostri giorni al mercato immobiliare. Ma la domanda è davvero la strada giusta per te? Oggi la zia Mary, laureata in economia e management e gestione d'impresa, ti darà una mano a rispondere a questa domanda e a svelarti i segreti, i vantaggi e gli svantaggi che stanno dietro questo mercato. Per capire se è adatto a te questo mondo bisogna innanzitutto rispondere a una domanda: perché investire nel mercato immobiliare? Da molti anni ormai è considerato un mercato molto buono per fare soldi, e questo anche già da tempi più antichi. Ma questo perché? Apprezzamento del capitale. Significa che nel lungo periodo, generalmente, sottolineiamo questa cosa importante, gli immobili tendono ad aumentare di valore con il passare degli anni, offrendo potenziali guadagni significativi. Ovviamente ho detto generalmente per un motivo, ragazzuoli. Se si considera l'inflazione, la deflazione, le politiche di mercato di quel determinato stato, eventuali bolle finanziari, immobiliari che scoppiano creando un enorme deprezzamento degli appartamenti, delle case, degli immobili in generale. Tra parentesi, sembrerà scontato, ma dato che questo canale è anche e soprattutto per novizi, specifichiamo che con la parola immobili non intendiamo solamente le case, che generalmente le persone pensano quasi solo a quello. Intendiamo ad esempio anche capannoni, che possono essere affittati anche quelli alle imprese o venduti, ma vi rientrano ovviamente anche le scuole, le biblioteche, gli oratori, le chiese, case di cura, ospedali, prigioni, riformatori, uffici pubblici, negozi, laboratori, scuderie e così via. Insomma, potremmo starci ore sopra, ok? Potete anche cercare su internet cosa ci rientra. Tornando a noi, oltre all'apprezzamento del capitale, troviamo anche il reddito da locazione. La parola locazione non è altro che un modo di dire che noi otteniamo una quota in entrata grazie all'aver affittato i nostri immobili. Flusso di cassa costante che ci entra nelle nostre taschine. Terzo punto, la diversificazione del portafoglio. Stiamo parlando sempre in un ambito di investimenti. Real estate è letteralmente un investimento, come potrebbe esserlo le azioni o gli ETF. Rientra all'interno degli investimenti perché soprattutto se affittate mensilmente è un'entrata passiva mensile, ragazzi, per il resto della vostra vita. Quindi nel momento in cui voi avete già un portafoglio fatto comunque bene, in cui avete diverse tipologie di investimenti, magari un po' azioni, un po' ETF, magari avete addirittura investito in dei film, andare ad aggiungere un settore immobiliare vi aiuterà con la diversificazione e farà in modo che la volatilità venga ridotta notevolmente del vostro portafoglio. Ma attenzione, non è tutto oro quel che luccica, vi sembrerà fantastico dato che vi ho solamente menzionato i pregi di questo fantastico mercato immobiliare, giusto? Rispondiamo a un'altra importante domanda: quanto capitale, quanti dendini vi servono per iniziare questo fantastico investimento? Purtroppo non è come le azioni o come gli ETF o altre tipologie di investimenti in asset dove decidete voi quanto mettere mensilmente, bene o male come gestirvi il tutto. Sì, certo, decidete sempre voi se comprare il capannone o la casa o la scuderia e a quanto trattare sul prezzo ed eventualmente se venderla o metterla in affitto, certamente, ma vi servono sempre questi e tanti, ragazzi. Se gli ETF posso mettere 200 euro al mese per ottenere qualcosa tra 40 anni, se voglio comprarmi un negozio non mi bastano 200 euro, ragazzi. Capite perché in questo caso non tutti possono iniziare immediatamente, ahimè. Ma andiamolo a vedere bene nello specifico rispondendo alla nostra domanda. Parliamo di mercati maturi, quindi prettamente possiamo menzionare America e l'Europa occidentale. In questo caso i prezzi degli immobili in realtà sono abbastanza elevati e le regole per le persone che si occupano del mercato immobiliare in questi luoghi è quello di avere almeno un
buon 30% del valore dell'immobile come acconto. Se ad esempio una proprietà valesse 200.000 è consigliabile quindi averne 40-60.000 da parte. Io ho parlato di acconto, ma ovviamente bisogna considerare anche le tasse, ragazzi, del paese dove andate a prendere quel determinato immobile. Per ogni paese ci sono tassazioni diverse, oltre che le spese legali e i costi di ristrutturazione, ragazzuoli. Tra parentesi, per chi è nuovo, cosa significa questa parola acconto? L'acconto è un certo importo, un certo ammontare di denaro che viene dato prima di, in questo caso, acquistare il nostro immobile. Molti la considerano anche in questo caso una caparra. Questo è un modo per chi vende gli immobili di tutelarsi, mentre i mercati emergenti, ad esempio l'Europa dell'Est o il Sud-Est asiatico, in questo caso ci troveremo di fronte a dei mercati più giovani, quindi i prezzi degli immobili saranno più bassi rispetto a quelli maturi. Diciamo che in questo caso potete tenere un acconto del 10-20% rispetto al prezzo dell'immobile. Quindi su una proprietà dal valore di 100.000 euro, che come vedete rispetto magari alle altre già costa un pochino di meno anziché 200.000 euro, ma ovviamente dipende da proprietà a proprietà, vi basterà tenervi anche 20.000, 15.000, 10.000 da parte. Ma vediamo adesso quindi i luoghi. Ragazzi, dove vi conviene effettivamente di più investire? Qui non stiamo parlando di dove investire a livello di immobili, cioè se prendere la casa o la scuderia o il negozio. No, quello dipende da voi, dalle vostre scelte, dalle vostre strategie e non potrei metterci bocca, ma parliamo proprio a livello geografico, ragazzi. Ora, questo video è in italiano, quindi presumo che la maggior parte delle persone che lo stanno vedendo interessate siano italiani, ma magari c'è anche qualcuno estero o qualche italiano che abita all'estero. Quindi dove conviene investire di più nel mercato immobiliare? In quale area geografica? Potrei essere scontata o per molti no. Gli Stati Uniti. C'è poco da dire, ragazzi, le case non costano così tanto, ma non solo, sono facili anche da modernizzare, da ristrutturare, proprio perché hanno materiali, ad esempio il cartongesso anziché i mattoni, oppure case in legno che in automatico costano meno di muri di cemento, va bene? Se studiate bene la fiscalità e le leggi dell'America andrete a vedere che sono estremamente favorevoli agli investitori, con possibilità di rendite elevate, ma non solo. Nel momento in cui dovete pagare le tasse, ad esempio, vengono considerati e detratti anche i costi di ristrutturazione spesso, ragazzi. Ovviamente io ve lo sto dicendo molto in maniera rapida, ci sono ovviamente tantissimi elementi da considerare, ma bisogna applicarlo a caso per caso, quindi è sempre buono informarvi voi in primis sulle leggi e soprattutto avere un buon commercialista e avvocato che vi sappiano suggerire e sappiano bene le legalità del paese, in questo caso America, su cui volete mobilitarvi. Un altro buono? Spagna! Tassi favorevoli, mercato molto in crescita e in sviluppo, ottimo rapporto qualità-prezzo al metro quadro, destinazione super interessante e attira tanto turismo ogni anno, soprattutto nei periodi estivi, e soprattutto non c'è tutta questa grandissima competizione perché è un mercato che moltissimi sia stranieri sia locali hanno ignorato per una buona parte di anni. Stanno iniziando adesso, quindi è il caso di muoversi. Altro che sembrerà scontato? Chi lo sa? Dubai, ragazzi, è una città in espansione, in crescita perennemente. Stanno arrivando sempre più persone a Dubai, tra cui tra l'altro tantissimi italiani per lavoro. Di conseguenza stanno cercando di espandersi sempre di più e ogni giorno cercano di costruire nuovi appartamenti. Letteralmente il mercato immobiliare a Dubai è oro colato, ragazzi, cioè non posso descriverla in altra maniera. Dagli appartamenti di lusso che sono altamente ricercati e comprati dalle persone ricche agli appartamenti di basso o medio costo per le persone che sono appena arrivate e vogliono provare a vivere o a fare fortuna, che non hanno semplicemente molto denaro. Soprattutto grazie alle politiche pro business e alla tassazione che è inesistente nel momento in cui siamo noi singoli individui,
individui e quando abbiamo un'impresa solo il 9%. Ovviamente attira ancora più persone, ancora più gente, ancora più imprese. Lituania e Ungheria, anche queste sono molto interessanti. Stiamo parlando dei migliori paesi in Europa nei quali voi potete effettivamente entrare nel mercato immobiliare. Tasse e costi di acquisto sono molto più bassi rispetto alla media di praticamente tutto il resto dell'Europa. Invece, dove è meglio non investire per nessuna ragione al mondo, almeno secondo me? Francia. Togliamo lo scherzo dell'italiano medio che ce l'ha contro i francesi, ok? Il problema qui sono le tasse legate alle case, agli immobili, alle abitazioni e così via, e al loro costo sono veramente molto alti, ragazzi. Io personalmente non ci andrei a investire sopra. Il Belgio rientra, secondo alcuni studi, anche nei paesi dove è più sconsigliato investire, ma di sicuro non batterà mai il terzo posto peggiore dove investire. E l'ho lasciato per ultimo non perché è il terzo in classifica, ma perché è il più importante. Sapete indovinare? L'Italia. Ci sono davvero tantissimi problemi e tantissime sfide che gli imprenditori immobiliari italiani devono affrontare ogni giorno. Non solo per la tassazione sugli immobili, che è veramente molto elevata. Anche se mettete ad affittare ad esempio una casa, praticamente quasi la metà vi viene mangiata dalle tasse statali. Ma poi c'è anche da considerare che ad esempio se avete due case, poi ci sono le tassazioni doppie per la proprietà doppia, o se ne avete di più scaturiscono altre tassazioni perché avete più immobili. Inoltre, vogliamo parlare dei costi di ristrutturazione? Sono fatte quasi tutte o prevalentemente una buona maggior parte in mattoni. Ragazzi, mattoni e cemento sono resistenti, non è facile lavorarli, crearli o buttare giù un muro. Per non parlare delle tassazioni ipotetiche veramente futili, come ad esempio se mettete i tendoni per coprire dal sole e finisce sul suolo pubblico, o i gradini se finiscono sul suolo pubblico dovete pagare delle tasse anche lì. Oppure vogliamo parlare di come il sistema italiano, nel momento in cui voi fate entrare delle persone dentro ad esempio la vostra casa messa in affitto, se non pagano voi non li potete cacciare, ragazzi, cioè è molto difficile, tanto lo vedete anche al telegiornale. Ma come andiamo a costruire il nostro impero immobiliare che funziona, è fatto bene ed è di successo? Partiamo dalla strategia. Che tipo di investimento volete fare? Volete acquistare e affittare in una prospettiva di lungo termine? È perfetto per chi vuole delle entrate passive per il resto della sua vita. Numero 2, volete invece affittare nel breve termine? 3 mesi estivi, 9 mesi invernali, oppure un B&B oppure Booking. In questo caso potete affittare a un costo molto più elevato a persone diverse che se lo possono permettere non nel lungo periodo ma per breve periodo. Magari volete fare flipping immobiliare, parola molto buffa per indicare comprare a basso prezzo un immobile, ristrutturarlo e rivenderlo a un buon prezzo. In questo caso preparatevi perché vi serviranno molti capitali iniziali e magari vi servirà fare dei mutui per permetterveli se non li avete, e dovete avere ottime conoscenze di ristrutturazione. Se non ce l'avete dovete prendere qualcuno che vi dia una mano. Oppure volete optare per degli investimenti di immobili commerciali? C'è poco da dire, sicuramente ve li affitteranno, ma c'è un grossissimo ma. I dindini ve ne servono un casino, non costa poco, ragazzi, però guadagnate tanto e soprattutto avete un'entrata mensile quasi sicuramente al 90% regolare per il resto della vostra vita. Secondo punto della strategia ottimale di investimento è capire un attimino bene cosa fare a livello di denaro, ovvero di finanziamenti e di mutui. È semplice, ragazzi, se non avete abbastanza denaro, come lo ottenete? Generalmente le persone optano per il mutuo e qui dovete considerare tasso fisso, tasso variabile. Oppure abbiamo LTV, è un parametro in realtà molto utilizzato per gli investimenti mutui immobiliari. Per farvela semplice è il rapporto che c'è tra il mutuo che vi ha concesso la banca e l'effettivo prezzo dell'immobile che volete comprare. Il valore del mutuo che mi dà la banca diviso il valore della casa moltiplicato per 100 e trovo la mia percentuale di LTV. Un LTV
LTV basso, generalmente stiamo sul 50%, vuol dire che la banca vi darà più facilmente il mutuo e avrà meno problematiche. E questo per voi è ottimo perché avrete dei tassi di interesse più bassi poi da restituire su quei soldi presi a prestito, a mutuo sulla banca. Se invece avete un tasso, una percentuale alta, quindi sopra il 60% sicuramente, avrete tassi di interessi più alti della banca, la banca si fiderà meno e magari vi darà una percentuale più piccola di somma di denaro. Insomma, con questa strategia LTV voi vi assicurate di avere degli interessi più bassi da dare alla banca nel momento in cui dovete restituire al mutuo, se ovviamente rientrate in una buona percentuale di LTV. Altra strategia è in realtà una strategia molto particolare, è chiamata BRRRR, Buy, Rehab, Rent, Refinance, Repeat. Per farla semplice, comprate un immobile sottovalutato, lo ristrutturate, lo affittate, rifinanzia il mutuo e reinvesti e ricomincia. In realtà moltissime persone ricche e milionarie fanno questa tipologia qui. Infatti si dice sempre che le persone ricche non smettono mai di essere in debito. Terzo e ultimo punto della strategia vincente per gestire bene il mercato immobiliare è gestire la tipologia di vendita o affitto. Se vendete non avete molti problemi, cercate di vendere al prezzo maggiore facendoci un buon ritorno. Se invece volete optare per darla in affitto per avere un'entrata mensile per il resto della vostra vita, benissimo, ma attenzione a un po' di cose. A seconda del paese di dove vi trovate, guardate le leggi, vedete se vi tutelano. In Italia, se qualcuno entra e soprattutto a bambini e decidono di non pagarvi, non siete tutelati. Molti mi diranno: sì, ma Mari, io sto in Italia, voglio provare in Italia anche se le leggi non mi tutelano. Va benissimo, allora l'unica cosa che vi posso consigliare, ragazzuoli miei, è di controllare benissimo la famiglia, se parliamo di case, alla quale andate ad affittare la casa. Ma così è ovviamente anche per persone che vogliono prendere un capanno o che vogliono il vostro immobile commerciale e così via. Fate ricerche o fatele fare se non le sapete fare bene voi. I contratti, ragazzi, fate dei contratti fatti bene. I contratti, ragazzi, fateveli assolutamente fare voi in primis dal vostro commercialista, dal vostro avvocato. Assicuratevi che mettano delle clausole che vi tutelino. E ultimo, gestire la proprietà. Soprattutto se state all'estero vi servirà qualcun altro che vi dia una mano, un portavoce, chiamiamola così. Non è che potete andare tutti i giorni a fare 5, 6, 7 ore di volo per andare a vedere una casa, concludere un contratto e tornarvene qui. Impazzireste dopo un po', soprattutto se avete tanti immobili. Quindi prendere una persona che stia lì di fiducia, viene chiamato broker immobiliare generalmente, che vi va sul posto, vi controlla gli immobili, vi controlla quello che volete comprare, vi fa un resoconto, vi dice secondo lui quali sarebbero meglio e conclude i contratti. Voi gli date una percentuale poi di denaro, vi assicuro che è un ottimo compromesso e voi non dovreste morirci sopra. Dunque, in conclusione, conviene o non conviene investire nel mercato immobiliare? Se hai capitali per investire, magari anche un pochino di esperienza o comunque sei bravo e scegli le aree geografiche giuste, con una strategia molto chiara e ben definita, yes, investite, ragazzuoli. L'immobiliare non è per tutti. L'immobiliare vi fa guadagnare, ma è molto pericoloso, soprattutto se non siete esperti e avete poca esperienza. Dovete informarvi per 1000 di quello che state facendo e prendete tutta la gente intorno necessaria che vi aiuterà a evitare di fare disastri economici, affidabili, commercialisti e avvocati affidabili, broker immobiliari affidabili o agenzie immobiliari affidabili, mi raccomando,